18 aprile 2004. Siamo sulla griglia di partenza del circuito di Pakisa, a poco meno di 20 km da Welkom, città appartenente alla provincia di Free State in Sudafrica. Potrebbe sembrare una normalissima partenza di un Gran Premio, una come tante. Invece in quel preciso momento ci troviamo di fronte a un evento che cambierà la storia di uno sport intero. Valentino Rossi è il dominatore assoluto della MotoGP. Da quando è approdato tra i grandi non ha lasciato niente agli avversari, vincendo 3 mondiali consecutivi dopo un secondo posto all'esordio. Il binomio tra lui e la Honda è imbattibile. Sembra una coppia destinata a regnare a lungo sui circuiti del motomondiale. Eppure, in quella soleggiata domenica di aprile, Valentino Rossi non veste più i colori della Honda HRC, ma indossa una bellissima tuta blu, marchiata Yamaha. Perché uno sportivo all'apice assoluto della sua carriera decide di affrontare un cambiamento che porta con sé il rischio concreto di fallire? Cosa lo spinge ad abbandonare un futuro da dominatore già scritto per una sfida che appare persa in partenza? Benvenuti in questo nuovo episodio di Storie di GP. Oggi vi racconterò il Gran Premio del Sudafrica 2004. Per capire cosa ha portato Rossi a vestire i colori della Yamaha, dobbiamo tornare indietro di qualche anno. Siamo nei primi anni 2000. Dopo 4 anni tra 125 e 250, Valentino Rossi arriva nella classe regina nel motomondiale, la leggendaria 500. Ingaggiato dalla Honda, decise a non farsi sfuggire la nuova promessa mondiale delle due ruote. Valentino mette subito le cose in chiaro. Dopo un secondo posto all'esordio nel 2000, vince l'ultimo mondiale della 500 e i primi 2 della nuova categoria MotoGP. Non c'è storia. L'asso di Tavuglia, dopo la vittoria del Mondiale 2003, vantava ben 33 vittorie su 64 gare disputate nella top class, con 21 podi. Pensate che in 4 stagioni non ha raggiunto il podio in sole 10 occasioni. Numeri folli che delineano un binomio perfetto con la Honda, un binomio destinato a dominare a lungo nelle stagioni successive. All'apparenza è tutto perfetto, ma Valentino non è sereno. In verità non lo è da molto tempo. Sembrerà strano, ma il rapporto con l'HRC non è mai decollato. Le tensioni con la dirigenza giapponese iniziano prima ancora di prendere il via la stagione 2002, la prima della MotoGP. Valentino, che aveva già espresso diverse perplessità sulla nuova moto a 4 tempi, chiedendo senza successo di poter utilizzare la vecchia NSR 500, viene privato della possibilità di effettuare i test a Sepang per problemi con il rinnovo del contratto. La frattura tra il pilota italiano e la Honda si ricompone nelle settimane seguenti, ma purtroppo quell'episodio segna probabilmente l'inizio di un vortice di tensioni che non si ricomporranno mai. Dopo il primo GP stagionale a Suzuka, la situazione peggiora ulteriormente. Valentino infatti ottiene la vittoria con la nuova moto, ma la dirigenza HRC gli riconosce solo un merito marginale. Il pilota è importante, ma il vero merito va alla moto. I giapponesi sono convinti di aver creato una moto capace di condurre chiunque la guidi alla vittoria. Rossi, in un primo momento, non sembra accusare troppo la cosa, ma con il passare delle gare e dei suoi splendidi risultati, cresce dentro di lui uno stato di malessere che si porta dietro un'idea folle. Lasciare la Honda e dimostrare che è il pilota a far la differenza, non la moto. Valentino accusa l'arroganza dei dirigenti Honda che non gli riconoscono i meriti dello sviluppo tecnico e dei risultati che ne conseguono. Inoltre si trova a vivere in un ambiente opprimente, dove le sue vittorie vengono viste semplicemente come il suo dovere. Un secondo posto, infatti, viene considerato un fallimento. A questo si aggiunge anche il pensiero dei suoi acerrimi rivali Biaggi e Gibernau, convinti che Rossi vinca solo perché è equipaggiato del miglior pacchetto tecnico possibile. Pensiero che in una certa misura contagerà anche una parte di giornalisti e di opinione pubblica. Valentino non ce la fa più. Nonostante in pista continui a vincere senza lasciare spazio agli avversari, inizia a guardarsi intorno per dare forma a quella pazza idea che fino a qualche mese prima era solo un'utopia. Le alternative che si prospettano davanti a Valentino sono 2. La Ducati, appena arrivata in MotoGP e desiderosa di sfidare i colossi giapponesi, e la Yamaha, seconda potenza nipponica dopo la Honda, che però stava vivendo un momento di seria difficoltà
con poche prospettive di miglioramento, almeno nel breve periodo. Rossi è affascinato dalla rossa di Borgo Panigale, che sulla carta è decisamente più competitiva della Yamaha, però scorge una mentalità aziendale non poi così lontana da quella che sta vivendo in Honda. Davide Brivio in segreto riesce a parlare con Valentino, proponendogli qualcosa che stuzzica subito le sue fantasie. Il punto principale non è la moto, che Rossi sa benissimo non essere all'altezza della Honda, ma la centralità nel progetto del pilota. Brivio non usa giri di parole. Per vincere abbiamo bisogno di te. Rossi, dopo diversi colloqui in segreto con i dirigenti Yamaha, capisce che la casa di Iwata vuole costruire una nuova mentalità e un nuovo modo di approcciarsi alle corse secondo le sue indicazioni. Sarebbe finalmente quello che non è mai riuscito ad essere per la Honda, il centro del progetto. La Yamaha ha deciso di affidare la sua rinascita all'uomo, che sarà dunque la guida per costruire un mezzo competitivo. Valentino è tormentato. La filosofia Yamaha è quella di cui ha bisogno, quella che finalmente può fargli ritrovare la serenità e la spensieratezza che tanto gli sono mancate nelle ultime stagioni. Ma il grande dubbio è su quanto effettivamente Yamaha sia in grado di assecondarlo e soprattutto quanto tempo serve per rendere una moto che nelle ultime stagioni si è rivelata un completo disastro competitiva quanto la Honda. È una sfida considerata da tutti impossibile, ma è proprio questo che distingue i grandi campioni. Sono disposti a fare scelte pazze perché attratti da quell'inesorabile voglia di dimostrare la loro forza. È fatta. In un incontro al limite del grottesco nel tendone della clinica mobile, Valentino dice sì a Brivio, Jarvis e a Masao Furusawa, grande capo con cui Rossi entrerà in sintonia da subito. Per Rossi le cose non partono nel migliore dei modi. Honda infatti nega al pesarese la possibilità di salire sull'M1 nei test di fine stagione, obbligandolo quindi a non poter lavorare sulla moto prima di metà gennaio nei test prestagionali. Honda con questa mossa dimostra in un certo senso di temere la coppia Rossi-Yamaha, mentre i suoi avversari si trovano nella condizione che tanto avevano desiderato, vedere il loro avversario apparentemente imbattibile sulla moto meno competitiva del campionato. Questa situazione alimenta molto la loro convinzione secondo cui nel 2004 finalmente il mondo vedrà perdere Rossi perché è privato dell'unica cosa che gli permetteva di primeggiare, la RC 211V. Valentino nelle prime prove con la M1 capisce subito che c'è molto da fare, ma dentro di sé è convinto di poter lottare per il titolo fin dalla prima stagione con la nuova moto, contrariamente al pensiero dei dirigenti Yamaha che invece si sono dati un anno di tempo per sistemare le cose per poi provare l'attacco al titolo nel 2005. Il campione del mondo in carica dimostra grande precisione nell'affrontare e risolvere le lacune della M1, forte anche dall'avere al suo fianco gli uomini con cui aveva lavorato in Honda, in particolare Jeremy Burgess, il suo capo tecnico che dopo aver conquistato campionati su campionati decide, dopo un primo rifiuto, di lasciare anche lui la Honda per seguire Valentino in Yamaha e dimostrare la bravura della sua squadra di tecnici nel prendere in mano un progetto perdente e trasformarlo in un progetto vincente. Nei test prestagionali Rossi dà subito dimostrazione di essere veloce, confondendo avversari e addetti ai lavori, che non si aspettavano di certo delle prestazioni di quel livello. Yamaha porta molto materiale, permettendo a Valentino di scegliere quello che gli piace di più. A questo punto, la carica agonistica del 46 si alza vertiginosamente. Ha finalmente ottenuto tutto quello che voleva. Una casa che crede in lui e gli affida completamente lo sviluppo della moto, una squadra che conosce e che lavora sodo, e un ambiente sereno dove poter ritrovare lo spirito giusto per affrontare una sfida importante. L'inizio del campionato è fissato il terzo weekend di aprile in Sudafrica. Valentino, dentro di sé, ha un solo obiettivo: vincere subito. A Velcom Rossi conferma subito quanto di buono visto nei test e parte fortissimo, mettendosi davanti in tutti i turni di libere del venerdì e del sabato. Gli avversari più temibili ovviamente sono Gibernau e Biaggi, ma si fanno notare anche Edwards e Hayden. In qualifica lo spettacolo è esaltante. Valentino a pochi minuti dalla fine in pole provvisoria. La situazione sembra tranquilla, ma nel finale di turno la pista diventa teatro di emozioni in rapida successione. Nakano con la sua Kawasaki riesce a fare un gran giro e sopravanzare Rossi.
giusto il tempo di vedere il cambio di posizione che Biaggi si prende la pole provvisoria, che però cede subito a Gibernau per una girandola di giri record che non si ferma e vede anche Hayden provare a mettersi davanti a tutti. Valentino però sale in cattedra e con un 1.32.647 conquista la pole che diventa così inarrivabile per i suoi avversari. Dietro di lui chiudono Gibernau secondo e Biaggi terzo. La prima fila che tutti gli appassionati sognavano, i tre principali protagonisti subito davanti pronti a darsi battaglia. Quarto chiude Hayden che apre così la seconda fila che vede Edwards quinto e Nakano sesto, solo ottavo Barros con la Honda ufficiale. Rossi dopo le qualifiche è raggiante. Sono molto contento, abbiamo fatto una cosa incredibile che nessuno credeva realizzabile in così poco tempo. Per la gara di domani vedremo. Noi abbiamo bisogno ancora di lavorare, con la Honda era tutto più facile, però la soddisfazione di questo giro capolavoro è grande, non lo nego. Una cosa è certa, domani ci sarà una bella lotta. Biaggi invece non si sbilancia più di tanto. Non è semplice pensare alla gara e cercare insieme il giro veloce, ma si vede che la Honda ci sta aiutando con parti nuove. Speriamo che continui a supportarci così. Valentino è stato bravo, vediamo la gara domani. Il weekend di Rossi sembra scorrere su un binario perfetto, ma nel warm-up della domenica mattina è Biaggi il più veloce. Il romano si impone davanti a Gibernau e allo stesso Rossi, che comunque paga solo 3 decimi dal leader. Per la gara si confermano loro i 3 piloti che si giocheranno il podio. Sullo schieramento di partenza si percepisce una tensione incredibile. Siamo di fronte al momento preciso in cui sta per iniziare una sfida storica. Comunque andrà a finire, non si può considerare una gara qualsiasi. La posta in palio è altissima e va oltre i semplici punti che in questa domenica diventano quasi superflui. È una questione di orgoglio, di lotta per affermare la propria forza, dimostrando che la bravura del pilota conta sempre più di ogni altra cosa. Rossi parte bene e dopo la prima curva conduce davanti a Gibernau e Biaggi. Non passa neanche un giro che Biaggi infila Gibernau e si mette dietro a Valentino. Il romano sa di avere un ottimo passo e dopo il warm-up che ha visto Rossi più in difficoltà vuole attaccare subito per provare a scappare. Il secondo giro inizia con Rossi primo seguito da Biaggi e Gibernau. Quarto Hayden che si tiene dietro Melandi ed Edwards che scaldano subito la gara con una bella bagarre. Il ritmo dei primi 3 però è decisamente superiore a quello degli altri. Probabilmente il podio è un capitolo riservato solo a loro. Per gli inseguitori non c'è speranza. Biaggi prova un primo attacco su Rossi, che però resiste. Qualche curva dopo ci riprova e questa volta con una grande staccata completa il sorpasso su Valentino. Neanche il tempo di prendere fiato che Rossi contrattacca Biaggi riportandosi davanti. Da questa situazione riesce a trarre vantaggio Gibernau, che sopravanza Biaggi mettendosi alle spalle di Valentino. Il pilota romano reagisce subito, rendendo il favore a Gibernau, ma tra i due non è ancora finita. Grazie ad un errore di Max, infatti, il pilota di Gresini si rimette dietro a Rossi, ma la sensazione è che il vice campione del mondo in carica non abbia il passo per confrontarsi con i due rivali. Sensazione che diventa subito realtà. Max si rimette davanti a Sete e parte all'inseguimento di Valentino. Si sta per materializzare il duello tanto atteso. Biaggi contro Rossi, Honda contro Yamaha. I due acerrimi rivali sono vicinissimi, il loro ritmo è praticamente uguale. Arriva l'attacco di Biaggi che si prende la leadership della corsa, ma come è lecito aspettarsi da questo duello, Rossi non ci mette molto a rimettersi in testa. Gli appassionati sono incollati al televisore, la regia pone tutta l'attenzione sull'evento che sta catalizzando il mondo delle due ruote. Al box si sente solo il rombo dei potenti motori della MotoGP, la tensione si è impadronita del momento. Rossi mantiene la prima posizione per diversi passaggi. La situazione sembra stabile, Biaggi non ha molto margine per provare ad attaccare, i due girano su tempi uguali. Il romano da dietro prova a studiare il pesarese per capire quale potrebbe essere il punto giusto per provare un attacco. Dietro c'è sempre Gibernau, ormai intento a preservare la sua terza posizione. Per Barros e Hayden, rispettivamente quarto e quinto, il distacco è abissale. Pagano più di 15 secondi dalla vetta. I due davanti stanno semplicemente facendo un altro sport. Al 21esimo giro arriva l'attacco. Biaggi supera Rossi con una super staccata. Per il pilota Yamaha non c'è margine per rispondere. Qualche curva dopo Max va leggermente largo. Valentino ci prova ma non riesce a sopravanzare il rivale.
Il duello a cui stiamo assistendo è serratissimo. Nella parte finale della corsa si aggiunge una variabile che potrebbe fare la differenza: il consumo delle gomme. Il momento decisivo della gara arriva quando mancano 3 giri al termine. Biaggi va leggermente largo e questa volta Rossi si infila, allargando anche lui la traiettoria. Valentino non vuole dare la possibilità a Max di andare via proprio nel finale. Il pilota Honda prova a riportarsi in testa sul rettilineo, ma non c'è niente da fare. Valentino resiste, spinto da una voglia immensa di rivalsa nei confronti dei suoi avversari, convinti che con quella moto blu non sarebbe più riuscito a tagliare per primo il traguardo. Stretto, molto stretto, è entrato molto stretto, quindi guardate quanto ha guadagnato Biaggi, che ha fatto una traiettoria migliore. Questa però è l'ultima curva. Attenzione qua, Rossi c'è, Ce l'ha fatta, Rossi ce l'ha c'è, fatta. Rossi c'è, Ce l'ha Rossi fatta. c'è su Biaggi, straordinario. Valentino Rossi vince il Gran Premio del Sudafrica. Quello che fino a qualche mese prima sembrava impossibile è diventato realtà. La gioia degli uomini Yamaha è alle stelle. Valentino ha sempre creduto di potercela fare da subito, ponendosi una sfida impossibile: dimostrare al mondo intero di essere il più forte di tutti. Nel giro d'onore si ferma con la sua nuova compagna, si siede di fianco a lei e ride di gioia per l'impresa appena compiuta. Poi arriva il primo bacio, destinato a sancire un amore che durerà per sempre. Il GP di Welcome rappresenta un evento che entra di diritto nella storia del motociclismo. Poche persone, anche tra gli addetti ai lavori, avrebbero creduto possibile una simile impresa. Il cammino per Rossi e la Yamaha dopo quella gara era ancora lunghissimo, ma gli avversari subirono una dimostrazione di forza che forse non si era mai verificata nella storia di questo sport. Il pilota considerato imbattibile grazie ad una moto imbattibile aveva appena dimostrato di essere lui a fare veramente la differenza e di poter primeggiare in qualsiasi condizione. Il racconto di oggi si chiude qui, nel momento esatto in cui Valentino Rossi ha riscritto le regole del gioco, cambiando completamente le carte in tavola, lanciando un messaggio chiaro a tutti quelli che non credevano possibile questa impresa. È stato un piacere raccontarvi questo Gran Premio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Storie di GP.